Eccoci. Dite la verità che questo uomo qua di fianco a me vi mancava tanto. Mi sono mancato solo 2 settimane, dai. Sei mancato un sacco, però eri presente, c'erano dei flash della tua presenza. Dai, Ciao Marco, poi, ciao Alan. ultime 2 Ciao. puntate o 3 prima di andare in ferie? Mi sono perso prima dello stop di agosto. Vediamo se dalla regia, se faccio così, dicono sì o no, vediamo. 1, 2, no, ce n'è 2, c'è questa e più un'altra. 2. Dovrebbe. Lunedì prossimo poi Bene. ci lasceremo per la pausa estiva. Buon pomeriggio a tutti 2 intanto. dicono 2 ragazzi. Ma 2 compreso questa. Temo di sì. Va bene. Bene, ciao a tutti, benvenuti nell'appuntamento settimanale con la Battery Weekly. Oggi partiamo con una notizia molto interessante, quindi preparatevi. Tutte le altre sono interessanti, ma quella di attacco so che è stata una delle cose più discusse in queste settimane, ma giustamente, quindi vediamola anche sul fronte proprio della batteria. Marco, Alan, chi vuole dei due lanci la sigla che la... Vai Marco. Sigla! Vai. E salutiamo intanto chi ci sta seguendo. Ciao Roberto che ci ha dato il ciao, affezionati ormai a questa rubrica che fa un po' il punto della situazione sul mondo delle batterie. Lo facciamo con Flash Battery. Tutte le puntate, ve lo ricordo sempre, sono disponibili proprio sul sito di Flash Battery, quindi le trovate tutte belle sottotitolate, divise per argomento. Quindi direi che veramente cerchiamo di dare il massimo anche del servizio in quello che può essere dei punti strategici in un mondo importantissimo che è quello della batteria, che vedrete che nei prossimi anni avrà un colpo enorme. Quindi direi che partiamo subito con le notizie e Marco, partiamo subito a bomba, vero? Non possiamo, esatto, se non parlare, diciamo, di questa proposta, che ricordiamo è ancora una proposta dell'UE per appunto dare lo stop alle auto a benzina dal 2000, guardiamo se riesco a allargarla appena, dal 2035, perciò vieterebbe la vendita di auto endotermiche dal 2035 in avanti. Sicuramente ha fatto molto scalpore perché si sapeva che prima o poi sarebbe arrivata una data, diciamo, una scadenza. Il motore endotermico ormai tic tac c'ha la scadenza, ma magari non si pensava così vicino. Bisogna sempre vedere se andrà in porto, però è ovvio che dà un'altra spinta sicuramente all'elettrificazione. Chi magari era più attendista ad oggi, diciamo, non lo può più essere, poi magari qualche anno in più glielo daranno. Cosa ne dici, Dani? Io credo che una data è importantissimo darla, perché l'uomo tende a procrastinare. Sono 40 anni che gli scienziati ci danno un alert, che è quello della concentrazione proprio di anidride carbonica nella nostra atmosfera. Non abbiamo mai avuto una concentrazione così alta da 1,5 milioni di anni. Questo è un dato riportato proprio da un famoso scienziato qualche giorno fa, e quindi per fare un'inversione di rotta dobbiamo avere una data, altrimenti noi tendiamo sempre a dire sì, ma quando? Il 2035 secondo me non è così vicino come si dice. In 14 anni purtroppo a 14 anni a questa parte ne abbiamo visti di tutti i colori, quindi è importante dare una data. E in ogni caso, secondo me, se non passa in prima istanza, comunque passerà prima o poi, soprattutto purtroppo per quello che abbiamo visto succedere in questi giorni, questa esagerazione addirittura dei fenomeni meteorologici, perché questo dipende anche dal riscaldamento globale, purtroppo. Sì. Quindi ben venga una data. Sì, diciamo che in questa notizia, comunque in questo piano, ovviamente ci sono anche delle azioni che devono essere fatte per poter sostenere, diciamo, questo stop ai veicoli endotermici. Perciò si parla di intensificare i punti di ricarica
portandoli insomma a un raggio di 60 km, cioè, c'è molto da fare sicuramente, e oltretutto qua si prevederebbe uno stop completo della vendita dal 2035, ma già dal 2030 le vendite dovranno avere un 55% in meno di emissioni. Perciò insomma è una roadmap sicuramente molto interessante, che anche se già qualche ministro insomma ha già alzato le antenne un po' contro, mettiamola così, e in questo caso Cingolani ha preso le difese, diciamo, della Motor Valley, che dice ma morirebbe la Motor Valley. In realtà secondo noi la Motor Valley deve evolvere, cioè, no? Chi può dirlo meglio di voi poi, che comunque in Motor Valley in qualche modo ci siete, ma, esatto. Ma io dico, ovunque in questi anni l'elettrico ha rilanciato anzi il settore industriale e crea occupazione. Venire a dire che questo affossa la Motor Valley è veramente controtendenza, Ministro, per favore. Io posso me la metto io la faccio, Ministro, ma cosa dice? Vabbè. Sì, più che altro perché, cioè, se si pensa comunque di non andare in quella direzione, poi si rischia di perdere terreno. Comunque Fav, abbiamo visto, insomma, sta facendo la sua factory per fare le sue vetture, come dire, le sue supercar elettrificate. Ma come la stessa Ferrari, insomma, ha dichiarato che nel 2035 uscirà. Sappiamo che ci stanno lavorando, sappiamo che ci sta lavorando Lamborghini, però insomma tutti stanno andando in questa direzione, ed è qualcosa che probabilmente è da accettare. È vero, non saranno le supercar che fanno la differenza nelle emissioni, diciamo, mondiali, questo posso essere d'accordo, però è ovvio che è comunque una spinta, un incentivo. Sì, perché come diciamo sempre, da lì arriva, dalla ricerca, dall'estremizzazione arriva la ricerca. Che dici, Alan? Beh sì, sicuramente. Volevo anche puntualizzare sul fatto che in questo annuncio, fatto un po' anche volutamente per fare clamore, però in realtà l'auto elettrica in sé è quella che è stata meno discussa. È stato, diciamo, si è parlato, come anche in quell'articolo che facevi vedere del Sole 24 Ore, delle esigenze dei punti di ricarica, della infrastruttura energetica. C'è stato qualche obiezione sulla filiera, non tanto sui produttori di veicoli, che come dicevi anche quelli della Motor Valley possono e stanno già per lo più innovandosi, quindi è un'opportunità di rinnovamento. Ovviamente tutta la filiera che c'è dietro, la componentistica insomma tutta la value chain legata al motore a scoppio deve ritrasformarsi anche quella, quindi il cambiamento, insomma, diciamo che impone delle sfide sicuramente, però insomma non è sicuramente una condanna, è una sfida per un rinnovamento di cui però, come dicevi te, Daniele, ce n'è bisogno, e la Germania credo che purtroppo in questi giorni anche avrà una scossa anche per dare un'accelerazione. La Germania è un po' il motore dell'Europa, ma è anche la patria delle auto, dei motori classici per eccellenza, quindi quella che forse ha più da rischiare dalla transizione verso l'elettrico. Guardiamo cosa successe con il Dieselgate, dove la Germania condannò fortemente quello che fu uno scandalo enorme, e sono passati così tanti anni che è stato fatto un cambio di direzione, ma stiamo andando lenti, bisogna accelerare. Sicuramente questa è una notizia su cui ci siamo fermati tanto, scusateci, ora andiamo avanti, ma è fondamentale perché il settore delle batterie e dei veicoli elettrici in generale apporta un cambiamento epocale. Questa è veramente una rivoluzione industriale che è importante commentare. Va bene, sì, va bene. Io leggendo, in realtà mi sono fatto qualche domanda, perché più da utente di vettura, quando si parla di rete di ricarica, comunque punti di ricarica ogni 60 km, mi sarei aspettato di vedere un minimo di punti, no? Di ricarica, magari rapidi o lenti. Invece qui si parla sempre di kilowattora, probabilmente perché stanno ragionando più sull'infrastruttura di ricarica, cioè qui si parla una potenza almeno, cioè di almeno 1400 kW, che dovrà arrivare nel 2025 a 3500 kW ogni 60 km.
perciò probabilmente da questi numeri deriveranno n colonnine, forse stanno più ragionando appunto su come portare l'energia piuttosto che al punto di ricarica finale. Esatto. Altra cosa, scusatemi, dopo passiamo oltre, ma leggevo in questa notizia che si parla anche di furgoni, quindi Sì. dal punto di vista dei veicoli è questa forse la cosa che ancora è raro vedere in circolazione, non i trasporti pesanti, qua quelli sono ancora esclusi, però i furgoni, quindi tutti i veicoli commerciali, anche quelli dovrebbero sottostare alle stesse roadmap delle auto. Esatto, io infatti l'altro giorno commentavo dicendo che effettivamente se noi trasformiamo il settore dei veicoli leggeri, che oggi incide tantissimo, soprattutto pensate alle consegne che fa Amazon, che fanno tanti altri operatori porta a porta, e quindi si parla di una flotta molto importante. In ogni caso, se io non potrò produrre motori termici per le auto e per furgoni di questo taglio qui, è ovvio anche che come costruttore sarò portato a trovare delle soluzioni anche per il trasporto pesante, e dunque ben vengano nuove soluzioni che possono dimostrare la zero emissioni alla marmitta, cioè l'obiettivo è quello che comunque non si potranno produrre che abbiano una percentuale di emissioni di CO2. Non c'è un limite nella proposta. Ok, andiamo avanti su questa che è una notizia importantissima. Abbiamo fatto un buon punto. Se avete qualcosa da commentare, voi che ci state seguendo, fatelo e poi lo guarderemo sicuramente magari verso la fine. Era importante fare un po' il punto della situazione su una notizia importantissima di cui si discute tanto in questi giorni. Allora, sì, passiamo oltre possiamo parlare diciamo, di questo accordo che Stellantis ha fatto con Svolt, visto che si parlava tanto, ma da chi prenderà le batterie Stellantis, in realtà sarà, mi immagino, una prima fase, ecco, poi è stato chiuso questo accordo di fornitura a partire dal 2025, insomma, alcune, penso, non so neanche se tutte quelle del gruppo saranno fornite appunto da Svolt, e inizialmente tra l'altro verranno importate dall'azienda produttrice Svolt cinese, non dall'europea, poi probabilmente arriverà anche da quella europea. È sicuramente interessante, anche visto che in questi giorni insomma, si sta parlando tanto anche della teorica Gigafactory, insomma, che Stellantis ha dichiarato che vorrà fare a Termoli, appunto in Italia, e con un discreto anche investimento. Se ne è parlato un giorno, poi non se ne è detto più nulla. Adesso, Dani, tu hai sentito altre informazioni in questa settimana? No, io devo dire che non ho avuto altre informazioni su questo fronte. Tante domande, ma ancora informazioni in questa settimana no. Mm-hmm. Comunque sì, un'altra parte che ha dichiarato Stellantis è che la vendita dei veicoli elettrificati, che anche qui cosa vuol dire elettrificati? Ibridi, sono elettrificati, full electric, vabbè, supererà il 70% entro il 2030, ecco. Perciò potrebbe essere interessante. Molto. Una cosa magari anche questa potrebbe essere interessante, che in Europa si parla del 70%, mentre in America si parla del 40%, perciò il processo di elettrificazione americano sembra un po' più lento rispetto a quello. Non so se sia solo quello di Stellantis, ma considerando quanto erano legati ai motoroni, ci può stare che siano leggermente più lenti, tranne la California e forse qualche altro diciamo parte dell'America. Bene, un altro punto era sulla capacità che questa Gigafactory avrà in Europa. Si parla di 5 Gigafactory in Europa per produrre in totale 260 gigawattora di capacità. Ecco. Bene, questo era per quanto riguarda Stellantis. Vediamo un po' cosa noi seguiamo sempre. Esatto. Seguiamo, perché il discorso delle Gigafactory annunciato da tanti costruttori a destra manca, e anche nelle varie alleanze che si stanno creando nel mondo delle batterie e della mobilità elettrica in generale, noi cerchiamo sempre di seguirle. Quindi se andate a vedere le altre puntate, vi ricordo, le trovate sul sito flashbattery.tech, e vedete che noi siamo andati più volte ad affrontare questo argomento e ne seguiamo gli aggiornamenti di settimana in settimana. Mentre ci siamo, possiamo fare una parentesi anche per il mondo industriale, che comunque molti magari possono essere interessati. Insomma, noi stiamo cercando ovviamente di verificare l'approvvigionamento di materia prima anche per il nostro mercato dall'Europa, perché
non c'è nessun vantaggio andarle a prendere, diciamo, troppo lontano, anzi si semplificano i processi, soprattutto in questi momenti in cui il trasporto è un problema, non si trovano container e non si trovano le navi, però in realtà le Gigafactory sono ancora un po' in ritardo, mettiamola così, siamo un po' indietro, sembrerebbe che le prime incomincino a sfornare celle dal 2022, perciò vediamo un po' come verrà avanti, ecco, giusto per dare Hai fatto bene. Un'idea di avanzamento. Sembra che già ce l'abbiamo, in realtà è un processo lungo, fare una Gigafactory comunque ci vogliono degli anni, non si fanno in 3 mesi. Hai fatto bene a ricordare proprio come settore industriale, che è il vostro, abbia tutto vantaggio ad avere ovviamente produzione sul suolo dove opera, quindi nei paesi dove opera, ma questo non può avvenire dall'oggi al domani, ha bisogno di un processo industriale, ma la strada è quella, cioè l'alleanza europea per le batterie tende ovviamente a favorire produzione ma anche approvvigionamento delle materie prime in quello che è il territorio del vecchio continente, quindi comunque in Europa. Ed è ovvio che sia tutto un processo graduale, devo dire con una attenzione che non c'è mai stata probabilmente fino anche solo a 6 mesi fa, quindi vuol dire che qui ci sono investimenti e che è un settore che sta crescendo tantissimo. Sì. Bene, passiamo alla prossima notizia. Bravo, che è proprio, direi, in linea. Qui mettiamo le mani in pasta, direi. Volevamo farvi vedere questo video, diciamo che, aspetti che lo ricarico perché non vedo, ok, full screen, eccolo qua. No, non mi funziona più il full screen, vediamo se riesco a allargarlo un po'. Ok. Qui hanno praticamente fatto un'attività di smontaggio del pacco batteria della Ford Mustang E, diciamo che non entrano nei dettagli, diciamo, delle celle, ma si vede bene l'assemblaggio dei moduli. Ecco, qua hanno tirato via i coperchi superiori, qui adesso lo metto un attimo in pausa, vedete che qua sotto abbiamo tutta la parte dei teleruttori, poi la vediamo meglio dopo, cioè che vanno ad agganciare e sganciare il pacco, sezionarlo e probabilmente anche in diverse parti. Questi che vedete ovviamente sono i moduli su cui sono installate delle celle pouch, perciò quelle a pacchetto, a sacchetto, con le tab, cioè perciò i poli sul lato più corto, perciò destra e sinistra. Sono celle che produce LG Chem e anche... aiutami Alan, SK Innovation. Esatto. E queste sono le bus bar che ovviamente, per renderlo il più sottile possibile, le barrette di rame hanno una sezione orizzontale. Andiamo avanti un pochino. Sì. Il colore arancione è quello che viene utilizzato per identificare le connessioni ad alta tensione in ambito veicolare. Quindi tutte queste arancioni sono delle guaine isolanti che vanno a coprire le connessioni elettriche tra i moduli, e anche poi dopo lo stesso colore utilizzato anche al di fuori. Infatti anche i connettori sono arancioni, perché anche tutto il cablaggio sul veicolo dove c'è pericolo per alta tensione si usa questo colore. Esatto. Ricordiamo che in automotive l'alta tensione è diversa dall'alta tensione elettrotecnica che abbiamo studiato, o quella ovviamente che si applica alle reti elettriche tradizionali. L'alta tensione in automotive, se non sbaglio, ragazzi, correggetemi, dai 48 volt in su è considerata già alta tensione sulle batterie. Sì, giusto? in realtà è esattamente. Il termine è improprio, perché alta tensione sarebbe oltre 1500 volt secondo la vecchia normativa, però quando la tensione supera i livelli di tensione pericolosa, quella sarebbe quindi dove si può prendere la scossa fondamentalmente, è già oltre i 60 volt, e sappiamo però che sulle auto i valori vanno dai 300 fino agli 800 volt, quindi sono tutti valori di tensione, diciamo, che impongono delle cautele sicuramente. Qui ho messo un attimo in pausa per farvi vedere. Questo è il BMS, cioè il cervello del sistema, che va a controllare le singole celle, effettua il bilanciamento, comunica con i sistemi di ricarica, col veicolo. Ogni connettorino probabilmente andrà a una stringa che diciamo, controllerà n moduli. Qui volevo farvi vedere 2 punti, uno appena prima, eccola qua, si vede dove c'è tutta la parte di connessioni. Esatto, questi sono teleruttori che vanno a agganciare e sganciare il pacco batterie. Ce ne sono degli altri piccolini qua sotto che bisogna vedere effettivamente che funzioni specifiche hanno.
Poi volevo farvi vedere la parte di raffreddamento, ecco qua forse si vede meglio. Bravo. Qua abbiamo i fusibili, questi sono i fusibili, e questi sì sono 5 interruttori che vanno a sezionare il pacco. Anche questo è un fusibile. Bravo, hai ricordato due parti fondamentali: BMS, Battery Management System, che è quello che è il cervello che gestisce tutta la parte di carica, scarica e monitora tutte le batterie, e sui quali anche voi, Marco, Alan, avete come azienda un vostro know-how, una strada molto ben delineata e che fa la differenza in un pacco batterie. L'altro tema che fa la differenza nel pacco batterie, quindi non parliamo di chimica, ma di quello che sta fuori dalle celle che compongono il pacco batterie, è il raffreddamento e riscaldamento, quindi il sistema di climatizzazione. E adesso lo andiamo a vedere. Ricordiamo sempre che è quanto più importante avere un sistema, diciamo, di gestione termica fatto bene, più, diciamo, andiamo a sfruttare il pacco batterie, cioè più viene caricato rapidamente, più viene scaricato velocemente, e magari più siamo in climi strani, ecco, perché se ci fossero sempre 25 gradi esternamente e il pacco batterie fa un ciclo al giorno, non ci sarebbe bisogno quasi di niente. Ecco, vediamo qui, eccoli qui. Qua abbiamo i collettori di ingresso e di uscita dell'acqua, diciamo, che entra e che esce facendo il giro su tutti i moduli. Qua purtroppo essendo sicuramente sulla parte bassa del modulo non si vede molto di più, qua si vede solo il circuito che entra e che esce. È bello ricordare ai nostri spettatori che si tratta di un circuito nel quale circola glicole, quindi un liquido al quale l'automotive è già più che abituato nel raffreddamento, un liquido semplice che ogni tanto ha bisogno di un refill o via dicendo, ma non stiamo parlando di un liquido speciale. La cosa che cambia ovviamente è, come dicevamo prima, l'ingegneria dei sistemi di raffreddamento, che un giorno magari, ragazzi, abbiamo come spunto, potremmo proprio parlarne, perché sono certo che le persone sono molto interessate a conoscere le varie tecnologie, perché ce ne sono diverse e c'è anche qualche tecnologia ad immersione, ma ora vi lasciamo solo questo spunto, un giorno ne parleremo. Molto bene. Mentre ci siamo, volevo farvi vedere perché si parla spesso del cells to pack, no? Si parla di utilizzare le batterie direttamente, cioè le celle direttamente nel pacco batteria senza utilizzare i moduli. Il motivo è proprio questo, per evitare tutti questi sprechi di spazio, vedete che abbiamo qua attorno, e soprattutto di dover mettere quel modulo è, come dire, impaccato, cioè viene tenuto compresso da queste due parti davanti e dietro, cioè comunque ci sono degli sprechi in più. Ovvio che se si utilizzano delle celle pouch come queste qui, cioè che sono morbide, non si potrà mai andare direttamente dalla cella al pacco, perciò c'è sempre bisogno di qualcosa che dia robustezza a questa cella, mentre per diciamo le celle fatte invece con un can di alluminio, cioè che hanno un housing robusto, si potrebbe pensare anche di andare direttamente saltando il modulo. Guardiamo se c'è qualcos'altro, ma direi che più o meno qui è tutto quello che potevamo, insomma, fare vedere. Bene, passiamo alla prossima news. Qui si parla di fornitura di litio. Quasi quasi, Alan, lascio a te la parola, visto che ho parlato tanto oggi. Va bene. Sì, in questa notizia è un focus sui numeri dell'Australia. L'Australia è, come abbiamo già detto, uno dei maggiori produttori di litio, cioè dove stanno le miniere di litio, in particolare quelle che riforniscono le gigafactory di Tesla. La maggior parte del litio proviene da là, che poi viene non solo trasformato nelle fabbriche di celle che sono altrove, ma poi anche poco ci ritorna, perché l'Australia è uno invece dei continenti, degli stati più indietro al mondo sulla diffusione dei veicoli elettrici. Quindi c'è un flusso di materiali monodirezionale dall'Australia verso gli altri paesi. Quindi, diciamo, era più una curiosità di come è dislocato l'approvvigionamento dall'utilizzo.
Sì, Ma come diciamo- verrebbe da dire, ma non è l'Italia il paese più indietro nei veicoli elettrici, No. ma il litio arriva tutto dal Cile. No, non è così. Esattamente. Poi, diciamo, se vogliamo andare avanti, anche perché oggi ci siamo fermati tanto su alcuni articoli, qua rivediamo velocemente un altro articolo della NIO, questa casa produttrice, diciamo, di veicoli asiatica, che ne abbiamo già parlato diverse volte e si sta specializzando nel fare sistemi di battery swap per le sue vetture. Non crede solo nella carica rapida, ma sta lavorando per fare i cambi batterie. Cioè, queste stazioni rappresentate anche nell'immagine che vedete, in cui si fa il cambio in, possiamo dire, pochi secondi, forse un minutino, fa il cambio batterie. E oltre a farle per sé, sta appunto pensando di proporre ad altri, per diventare fornitore di stazioni di cambio batteria rapido per altri. Io ribadisco sempre il mio scetticismo su veicoli importanti, quantomeno per il mercato europeo, perché insomma, vorrebbe dire l'installazione di questi boschi non sono pochi, e soprattutto vedo difficile un rendere uniforme un pacco batterie per tanti veicoli, ecco. Magari i grandi gruppi lo possono fare, però comunque sappiamo bene anche che se nello stesso gruppo fare un pacco batterie per la Taycan o fare lo stesso pacco batterie per una Golf avranno caratteristiche molto, molto differenti, pertanto io la vedo più difficile, soprattutto riducendo i tempi di ricarica perde un po' il senso, no? Cosa ne dici, Dani? Bravissimo Marco, stanno aumentando le potenze di ricarica, abbiamo visto prima che l'ingegneria dei pacchi batterie sul fronte del raffreddamento e sul fronte del BMS diventa sempre più sofisticata, dunque adesso oggi siamo intorno ai 350 kW come diciamo industrializzazione di stazioni di ricarica, si sta tendendo ad arrivare al mezzo megawatt di potenza per le stazioni di ricarica, il che vuol dire che ci avviciniamo a quel gap che vogliono i costruttori, che è quello dei 5 minuti per il pieno. Quindi ci stiamo avvicinando fortemente a questo obiettivo, e più ci avviciniamo e aumentiamo le potenze, meno ha senso creare, come ha detto giustamente Marco, una complicazione enorme nella standardizzazione dei pacchi batteria. Quindi se dovesse investire NIO nel suo sistema, sarebbe probabilmente un qualcosa per le sue auto e forse per pochi altri costruttori. Ricordiamo anche che deve cambiare anche il modello di business per utilizzare le batterie, diciamo, col battery swap, perché io non possono essere di proprietà, ma deve esserci un canone, ecco, perché in alcuni casi va bene. Mentre, come abbiamo già detto altre volte, siamo abbastanza propensi a questa soluzione per veicoli più piccoli, come possono essere scooter, ed è molto, molto più semplice, via. Bene, andiamo oltre ancora. Vai, Marco. Mi sa che arriva altre cose per te. Qua si parla di brevetti di estrazione di litio. Sì, assolutamente. Diciamo che questo tema legato al brevetto di Tesla, che era stato annunciato già parecchio tempo fa al Battery Day, ha ripreso un po' la scena, con delle notizie un po' troppo diciamo da titolo e con poca sostanza. Sembra, diciamo, fermandosi ai titoli, sembrerebbe che o si fanno le batterie con il sale da cucina, o che questo abbatterà i costi dei veicoli del 30%. In realtà non è così. È vero che che questo brevetto di Tesla prevede l'utilizzo del sale da cucina del cloruro di sodio come parte del processo di estrazione del litio dalla terra, dall'argilla, a differenza di uno degli altri processi attualmente più utilizzati, che sono o dall'acqua. Sappiamo che l'acqua, sia l'acqua di mare sia l'acqua geotermica, spesso contiene litio, quindi il litio è molto diffuso in tutte le acque. Il problema è la concentrazione, che è molto bassa, e quindi, diciamo, bisogna lavorare, mettiamo così, e anche utilizzare molta acqua per estrarre poco litio. Viceversa, c'è la rock mining, quindi triturare minerali ricchi di litio per estrarne l'elemento. Con questo procedimento
diciamo, il sale consente di estrarre, diciamo, da cloruro di sodio diventa un composto che contiene molto litio, che poi viene ridisciolto in acqua per creare sempre quindi dell'acqua, ma stavolta molto più ricca di litio rispetto a quella che si può trovare già in natura, e quindi di efficientare un po' il processo in termini di costi e utilizzo energetico. Non parliamo di certo di un 30% di riduzione del costo dell'auto, perché al limite del solo litio, che però è è un costo che incide in realtà poco alla fine sul costo sia della batteria e sia poi dell'auto totale. Però insomma, ben venga se riescono a trovare dei metodi diciamo più green per restare questo elemento. Ricordiamo Assolutamente. Ricordiamo sempre che comunque l'Unione Europea sta lavorando tantissimo su questo per far sì che i processi che stanno alle spalle della produzione e del riciclo delle batterie siano assolutamente sostenibili, e c'è questa proposta di regolamento che partirà da inizio 2022. Perciò è un punto, diciamo, che non è dimenticato, anzi è uno dei primi punti fondamentali in questo processo, perché sento ancora tante volte dire ma la batteria poi no, cioè ci si sta lavorando e sarà regolamentato a brevissimo. Cosa che nel mondo oil, da memoria che ne abbiamo, non è mai successa. Cioè Europa non è mai intervenuta per dire adesso rendiamo più pulito il processo di estrazione di oil dal sottosuolo, dai residui fangosi o via dicendo. Mai successo. Invece nelle batterie vedete che c'è già una strada, motivo in più per essere informati su questo tema. Molto bene, molto bene. Vedo anche dei commenti e saluto tra l'altro alcuni amici che ci hanno raggiunto sui vari social. Penso che riusciremo magari a salutarvi anche se andiamo un po' fuori tempo. Probabilmente abbiamo l'ultima notizia, vero? Sì, esattamente, a meno che poi non vogliamo aggiungere qualcosa, ma abbiamo già sforato, direi di no. Sì. In realtà questa era più che altro una curiosità qui, visto che da utenti della strada di veicoli elettrici tante volte ci fanno delle richieste, ma meglio caricare troppo spesso, qua Vai Elettrico ha messo giù, diciamo, un decalogo per chi chiedeva meglio fare delle piccole ricariche quotidiane, farla scaricare tutta, caricarla solo una volta a settimana, insomma. E qui c'era un bell'articolo, insomma, che può togliere qualche dubbio in questo senso. Cioè, ribadiamo anche noi, meglio fare piccole ricariche che scaricarla tutta e ricaricarla. Insomma, a volte ci portiamo dietro ancora dei refusi da uno storico delle batterie nickel-cadmio che avevano un effetto memoria, allora serviva scaricarle tutte e poi ricaricarle, mentre qui, diciamo, le batterie al litio sono fatte proprio per questi usi randomici, più volte la carichiamo meglio è. Considerate che abbiamo applicazioni nell'industria con batterie che hanno superato 30.000 ricariche, 30.000, perciò insomma a dimostrazione che non è di certo la ricarica parziale che va a danneggiare la batteria, anzi incrementa la vita perché la scarichiamo in maniera meno profonda. Questo insomma era la parte fondamentale che volevo passare. Sì, come ricordano giustamente qua nell'articolo, c'è già un BMS che non solo garantisce la sicurezza, ma anche si tiene quei giusti margini per far sì che comunque, qualunque sia l'utilizzo da parte dell'utente, la batteria non venga rovinata drasticamente. Tant'è vero che non si consente, anche quando la batteria raggiunge lo 0%, in realtà non è completamente morta, perché si garantisce che comunque ci sia una durata di vita accettabile. Poi ovviamente l'uso può incidere e può ulteriormente estenderne la durata. In questo caso quindi tenerla attorno al 50% permette di allungarne ancora di più la vita, perché ovviamente, come sempre, stando lontano dagli estremi, di solito virtus in medias. Ottimo. Bravo. Per evitare di farle diventare dei brick, infatti si chiama margine di anti-brick, cioè non le fa diventare dei mattoni inutili, dei esatto. fermacarte.
e questo è importantissimo. Molto bene, direi che abbiamo... Vogliamo leggere dato... solo un commento di Marco Bevilacqua, che appunto... Saluto intanto l'amico Marco, che ha una esperienza non da poco nel mondo proprio automotive, e ha messo mano all'ibrido, è arrivato nell'elettrico e adesso ha un bel progetto, veramente un bel progetto. E lui giustamente cosa dice, Marco? Prima parlavamo dei pacchi batteria, del swapping e della loro creazione, perciò ci ricordava, non dimentichiamo l'importanza dell'aspetto strutturale di una batteria nel contesto vettura. Gli standard europei sono sfidanti da quel punto di vista, pertanto la batteria è una parte fondamentale, sta diventando una parte fondamentale del telaio della vettura, perciò deve essere studiata tout court, cioè non è un accessorio, ecco. Non ti sentiamo, sei muto. Pardon, dicevo, Okay. Grazie Marco per il commento, ci hai portato proprio verso la fine, diciamo abbiamo sforato di 5 minuti e 28 dalla regia, però sono tranquilli. Per fortuna. Adesso È la penultima puntata. Bene, ragazzi, Va bene. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, abbiamo un pubblico stabilissimo e sempre interessantissimo. Vi ricordo che tutte le puntate le trovate su flashbattery.tech, tutte le nostre belle puntatine dall'inizio fino ad oggi, sottotitolate anche in inglese e con un bel riassunto dell'argomento che abbiamo trattato. Perché? Perché il mondo della batteria è importantissimo, fondamentale. Io dico sempre che è la nuova rivoluzione veramente industriale, l'accumulo di energia e la batteria è sulla bocca di tutti, non per niente, ma proprio perché appunto è una nuova rinascita. Ripartiamo proprio da questo. Ragazzi, grazie, ci vediamo settimana prossima. Alan, Marco. Grazie a tutti, buon pomeriggio, a presto. Ciao a tutti. Ciao.